è che sempre di più mi rendo conto che la mia preghiera che è il mattino, che possa io vedere la scenografia interna e la scenografia esterna, quanto è vera sta roba qua. Cioè, nel senso che fin tanto che tu non arrivi a uno stato maturo interno, io dico sempre che la polenta bolle, no? Che fa quel rumore che, pop, 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 no? Che dici no, è cruda, aspetta un attimo. Ecco, quando non arrivi, finché non arrivi a questo interno di maturazione, le cose esternamente non arrivano come te le immagini. Tanto le cose non arrivano mai come te le immagini, ma se fai un po' un check-up e dici, cavolo, adesso si è raggiunto quell'equilibrio, cioè collegate le cose, nel senso che non arriva mai una cosa così che ti è regalata, insomma, dalla vita. Detta così ti fanno, no, non c'è un regalo da Dio dalla vita, c'è una condizione. La condizione interna è quando sei sfinito, che non ne puoi più, diciamo, e hai superato tutti i vagli e dici, guarda, sai che ti dico? Ecco, a quel punto succede qualcosa in cui tu acquisisci un nuovo equilibrio, un nuovo livello. Ed è autentico soprattutto quando il livello vecchio ti eri abituato. Cioè, non sei più, come posso dire, reattivo a quello, l'hai accolto, l'hai accettato. Cioè, tu avresti voluto un'evoluzione, però a un certo punto ti dici, è la storia del monaco, no? È bellissima la storia lì. C'è un monaco abate tibetano, storia vera, che a un certo punto viene chiamato in un altro monastero. Va in quest'altro monastero e però non lo riconoscono. Non è stato avvisato che questo era un abate, come un papa, per dire, no? E allora dico, ascolta, mettiti a pulire le latrine, fai da mangiare, no? Sta a rompere, sei appena arrivato. E quello lì, contentissimo, che si mette a fare da mangiare il cuoco, fa le sue robe, no? Contento. Guarda. E quindi non vuole altra dimensione, accetta profondamente quello che gli viene dato. Anche poi arriva tutta la delegazione, dice, ma dov'è l'abate? Fa, quale abate? Dice, l'ho messo in cucina. Ma sei pazzo, quello lì, no? A quel punto per dire, una persona però che sia accontenta, tra virgolette, no? Comprende la bellezza delle cose e ha accesso a tante porte, a tante chiavi. Questo è, come dire, mi rendo conto anch'io, cioè io che dico tante cose, poi quando le vivo dico, Madonna ragazzi, ma perché adesso, perché questo momento e perché in questa maturazione? E quindi dicevo veramente quello che state facendo, tutto il lavoro interiore, e ne sapete qualcosa, diciamo, di tutto quello che è il cambiamento interno che porta poi a cambiamenti esterni inevitabili. Ovviamente ci sono paghi di sofferenza, passaggi, ma tutto quello che noi facciamo rimane come una memoria che piano piano si traduce in un'evoluzione. Solo che il tempo che noi aspettiamo, e questo è un punto chiave da capire, non è quello che noi ci immaginiamo. Perché il tempo della sofferenza dici non ne potevo più e lo stai vivendo. Quando poi finalmente stai apprezzando questo livello, tutto quanto poi diventa comprensibile. Quindi abbi fiducia che quando vivi delle cose in un certo modo, c'è la preparazione per un livello. Ultima cosa, e poi vi lascio e partiamo. È bellissima storia questa, è una barzelletta quasi. Ci sono due che stanno insieme e non ne possono più. Non ne possono più e sono lì che impazziscono così, litigano tutti i giorni, non stanno bene insieme, tanti problemi. Qua, a un certo punto dico andiamo dal monaco della montagna. Vanno dal monaco della montagna, a un certo punto incontrano il monaco lì seduto così, no? Tipo zen, e dice, monaco, guarda, siamo disperati, cosa facciamo? Quello si risveglia dopo da un samadhi, dice, allora fate così, avete una stalla? Fa sì, poi che animali avete? Abbiamo un maiale, una mucca, portate dentro il maiale in casa. Come il maiale in casa? Sei impazzito? Dico, ma già stiamo litigando, stiamo male, lo spazio è piccolo, che cazzo portiamo dentro il maiale in casa? Ritorno in meditazione. Dice, ma perché siamo andati da questo pazzo furioso? Andiamo giù, portano il maiale in casa che fa merda, fa tutto, un casino, la casa diventa proprio basta, avvocati, roba, andiamo su al monaco e gli diciamo che ci stiamo separando, cioè che cazzo c'è? Va su e gli dici, guarda, c'è sta scena, torno su, e fa, monaco, siamo disperati, non ce la facciamo più, dai, cosa possiamo fare? Fa, che altri animali avete? Come che altri animali avete? Sì, facciamo un mulo e una... portate dentro il mulo e la gallina. Cosa? Portate dentro il mulo e la gallina, siamo un merdaio. Ok, basta, è già pronto, valigie, tutto qua. Dice, però prima di separarci andiamo un attimo su ancora per salutare il monaco e mandarla a cagare con quello che ci ha detto. Andiamo su il monaco, dopo tutti disperati, ci stiamo separando, quella ormai... Cioè, cosa dobbiamo fare? Fa, bene, adesso togliete il maiale, togliete la gallina, togliete la mucca. Tornano giù, dico, togliamo.
e c'è la pace, si sta bene, la casa è grande e l'amore rinasce. Ora, questa storia che sembra una favoletta, tu dici, ma com'è che non mi rendo conto anche della bellezza delle cose, di quanto ho già tanto? È che quando ti manca qualcosa te ne rendi conto, quando hai una dimenticanza, perché siamo inconsapevoli della bellezza, perché non abbiamo sguardo di bellezza. Quindi il lavoro è anche delle volte questo lavoro di inquinamento, di dolore, di compressione, è tutto, come dire, propedeutico a un certo punto aprire il cuore e vedere quanto bello c'è e il lavoro giornaliero è di stabilizzare questo livello di coscienza. Se non sei abbastanza stabilizzato, la vita è generosa. La vita è generosa, ti porterà a momenti di compressione ancora, di inquinamento, affinché tu piano piano stabilizzerai questo punto. Quindi mi raccomando, tu dici, posso evitare di vedere il maiale, portare dentro la vacca e tutto il resto? Potresti evitarlo, anche se tutti noi abbiamo bisogno di sparare un po' di merda, però diciamo tendenzialmente, una volta che lo fai c'è aria tanto. E quindi l'aria era già bella prima, quindi è un nuovo sguardo, è un nuovo modo, non è le cose, ma è un nuovo sguardo. Non è quante cose, che cosa, ma è il come mi comporto, come vivo, come interpreto, come sento, a che livello sento. Come il tema sempre di sentirsi che stiamo tutti un po' morendo, le persone che sono intorno potrebbero morire e non esserci. Questo livello è importantissimo mantenerlo perché ti sveglia, ti dici, cazzo, ma cosa litigo così tanto, cosa sto male di quella roba lì? Siamo tutti in transitorietà, me la prendo con calma. Cioè, piano, perché quando sarò davanti a una tomba a vedere l'altro che non c'è più, che problemi sto... Cioè, ecco, questa è la coscienza. La coscienza è una coscienza che si adegua continuamente in uno stato, come posso dire, è pigra la coscienza, cioè quando trova uno stato di adeguamento si ferma, si fissa, si cristallizza e lì prende la realtà per quella che è, adattandosi e abituandosi in modo, come dire, pigro. Quindi abbiamo bisogno di shock anche noi per poter evolvere. Il rischio è sempre quell'adattamento al minimo sforzo, che è un adattamento dell'essere umano e dell'energia anche che fa questo. Infatti andare verso una via spirituale, andare controcorrente, andare verso l'aspetto di illuminazione è un lavoro di pochi perché ci vuole uno sforzo e una volontà molto alte nella controcorrente, una corrente che ti porterebbe a vivere, diciamo, le conseguenze della vita e subirle. Quindi l'azione è un'azione volontaria di dare luce a tutta quell'oscurità che ogni giorno noi abbiamo davanti. Molto bene, molto bravi, amen, benvenuti a questo corso. Ma